1, 2, 3. Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi vediamo il primo volo dell'Icine Razor, che è un aereo consigliato sia per principianti ma anche per esperti, perché costa veramente poco, circa 100 euro la versione FPV, quindi completa di tutto. Se volete saperne di più, che cosa arriva con ogni versione e i settaggi, tutto il resto, potete andare a vedere questo video o andare anche nella descrizione del video. Una cosa, anzi due cose fondamentali prima di iniziare a volare per la prima volta, che vi raccomando. La prima cosa, per quanto riguarda la calibrazione degli stick della radio tramite il flight controller, ovvero il flight controller dovrà sapere l'escursione massima e minima del vostro stick, e farlo è molto semplice. Basta tenere lo stick del gas a 0, lo stick invece dei comandi nella posizione centrale. A questo punto bisogna muovere lo switch del canale 5 che io ho assegnato a questo switch velocemente in questo modo, e vedremo le superfici di controllo dell'aereo muoversi. A questo punto abbiamo tarato e fatto riconoscere al flight controller il minimo e il massimo del nostro gas. Se non lo fate non è tanto un problema, ma consiglio vivamente di farlo, altrimenti per avviare l'elica dovete andare molto in fondo e avrete una risoluzione minore dello stick del gas. Un'altra cosa molto importante è la calibrazione dell'accelerometro, ovvero dobbiamo dire al flight controller com'è la posizione orizzontale alla terra, così da mantenere questa posizione durante il volo stabilizzato. Come si fa? Beh, molto semplice, basta mettere l'aereo su una superficie piana, se volete anche leggermente con 2 o 3 gradi alzare il muso, ecco. A questo punto dovete andare con tutti e due gli stick in questa posizione e vedrete per conferma tutte e due le lucine del flight controller lampeggiare in verde, dopodiché si stabilizzano, si muovono le superfici di controllo per conferma che è tutto ok e avete tarato. Solo che è fondamentale per riuscire a farlo avere le direzioni corrette delle superfici di controllo, e come potete notare le direzioni delle superfici di controllo sono tutte corrette. Ho invertito solamente l'elevatore, ma ho messo anche all'80% l'escursione del servo, sia in negativo che anche in positivo. Altrimenti, se non lo fate, quando muovete lo stick in fondo vedete che c'è un po' di binding, questo rovina il vostro servo e potrebbe causarne il malfunzionamento a lungo andare. Per quanto riguarda le batterie consigliate, come ho detto nel video precedente, se volete fare long range o volete volare tanto senza voler strafare come acrobazia, allora consiglio le Li-ion, le batterie a ioni di litio da 2 celle, e ci sono già pronte nel mercato. Potete farle come ho fatto io, ovviamente così avete delle batterie di qualità con una capacità maggiore e un C di scarica maggiore, quindi con queste io riesco anche a fare un po' di acrobazia, ma non insisto per non rovinare le batterie. In alternativa potete anche utilizzare le batterie agli ioni di litio, sempre da 2 celle, consiglio massimo 1300 mAh o anche 1050 mAh, 1100 mAh come qua. Io qua ho 2 batterie da 2 celle da 550 che ho messo insieme in parallelo tramite questo connettore che ho fatto, e ho legato tutte e due le batterie temporaneamente con lo scotch, così da
utilizzarle per questo aereo quando voglio e utilizzarle per altro quando voglio. E mi sa che ho detto una fesseria nel video precedente, sì, la telecamera per FPV sembra dello ZOD, però il flight controller così com'è sembra differente dallo ZOD. Infatti il canale 5 che controlla i modi di volo ha solamente 3 modi di volo. Il primo modo di volo è il manuale, in realtà ho invertito questo switch al contrario, così ce l'ho in manuale così. Se metto lo switch in mezzo passo alla modalità stabilizzata, invece il ritorno a casa è l'ultima posizione. Ricordatevi prima di decollare, se volete usufruire del ritorno a casa automatico in caso di perdita di segnale o anche automaticamente in caso di voltaggio basso della batteria o se volete anche utilizzare lo switch, di fissare la posizione di casa. Come si fissa? Mettete lo switch delle modalità di volo su modalità stabilizzata, il flight controller farà suonare il motore varie volte. Quando smette di suonare vuol dire che ha fissato la posizione di casa, ecco, e non potrete ovviamente in modalità stabilizzata avviare il motore tranne quando ha preso la posizione iniziale. Quindi adesso decolliamo in modalità manuale, così trimmo anche un pochino l'aereo. Lo proviamo prima in modalità manuale. Sembra trimmato perfettamente, non ha bisogno di niente. Bisognerebbe lanciarlo un pochino più con forza o comunque contro vento, non come ho fatto io a causa della posizione della telecamera che è necessaria in questo caso. Va bene, allora proviamo adesso la modalità stabilizzata. Ok, siamo in modalità stabilizzata. È perfetto anche in modalità stabilizzata e in questo momento sto utilizzando una batteria agli ioni di litio. Ecco, fantastico, è arrivato trimmato già dalla fabbrica, che è una cosa ottima. Vediamo adesso così, ecco, forse il muso bisognava alzarlo un pochino di più durante la taratura perché scende di quota un po' durante. Ok, allora adesso ci allontaniamo un pochino e a più di 200 metri per provare il ritorno a casa. L'aereo è molto lento, questo ovviamente aiuta molto per i principianti, è un aliante, comunque molto lento. Adesso proviamo il ritorno a casa. Ok, sta tornando da solo a casa, dovrebbe arrivare a 70 metri di altitudine, vedete che conquista altitudine mentre sta tornando a casa dopo aver girato. E poi inizierà a circolare in una circonferenza di diametro di 50 metri sopra di me, ovvero sopra la posizione di casa. Ecco, come potete notare adesso sta circolando esattamente sopra di me, anche per questo che l'immagine subisce un po' di interferenze, perché è esattamente sopra di me. Passiamo alla modalità stabilizzata e lascio lo stick del gas. Ok, adesso ho spento l'elica completamente, però voi la vedete che sta girando. Questo perché ovviamente l'aereo viaggia a una certa velocità, molto facile da pilotare, specialmente che non abbiamo il timone, e questo per i principianti è una manna del cielo ovviamente, oltre al flight controller, oltre alle batterie che costano poco, oltre a che tutto è pronto al volo. Non ho dovuto neanche cambiare la posizione del braccetto, dei servo, neanche i tiranti eccetera eccetera, era già tutto così come sembra trimmato dalla fabbrica. Passiamo alla modalità manuale. Per quanto riguarda l'Expo e il dual rate, non ho messo nessun dual rate, ma come avete visto prima ho messo all'80% l'escursione del servo dell'elevatore, mentre per quanto riguarda gli alettoni non ho fatto nulla. Ho messo solamente un Expo del 40% su tutte e due, sia alettone che elevatore. Ovviamente qua non abbiamo
il timone. Ecco, proviamo a fare qualche acrobazia in modalità manuale. Ecco, le fa benissimo. Anche se questo aereo non è proprio fatto per quello. Una cosa che ho notato è che l'elica non è tanto bilanciata, ho cercato di bilanciarla, ma queste eliche qua che si chiudono sono molto difficili da bilanciare e quindi l'ho lasciata così com'è. Questo causerà un po' di vibrazioni. Ah, però le fa benissimo. Questo causerà un po' di vibrazioni quando aumentate i giri del motore. Ah, però veramente le fa benissimo le acrobazie. Ecco, adesso vengo ad atterrare. Spento l'elica. Adesso proviamo il decollo automatico. Per decollare automaticamente bisogna prendere ovviamente la posizione iniziale di casa del GPS. Andiamo con lo switch in ritorno a casa e poi aumentiamo la posizione del gas in mezzo. Vedete che non decolla, devo solo lanciarlo. Una volta che rileva il cambiamento di posizione, il GPS dovrebbe decollare in automatico. 1, 2, 3. Ok, adesso sta andando in automatico, sta circolando e salendo a 70 metri, quindi lo riprendo. Adesso siamo in modalità manuale, facciamo qualche acrobazia, anche se non è l'ideale con la batteria ai ioni di litio, però come potete notare l'aereo ce la fa benissimo a farle. Ok, vengo ad atterrare adesso, spengo l'elica direttamente. Una cosa molto importante che differenzia questo flight controller dallo ZOD è che dovete assolutamente dare gas, abbastanza, a sufficienza gas quando fate il decollo automatico. Io suggerisco il 75-80% per un decollo di successo, o anche il 100% se siete principianti, così il flight controller compensa tutto per voi e non avrete sorprese. Decollo automatico, motori al massimo, 1, 2, 3. Adesso abbiamo una lipo sopra e questo è un decollo automatico. Modalità manuale. Ok. Mentre stavo curvando. Si sente moltissimo la differenza tra la lipo e le Lion, sicuramente. Ha una spinta un'accelerazione maggiore, diciamo, il motore. 1, 2, 3. Decisamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, vediamo se riusciamo a fare volo invertito. Sì, tranquillamente si può fare volo invertito. Riprovo. Proviamo un'altra volta volo invertito.
troppo poco motore, però riesce tranquillamente, come potete notare. Fantastico, davvero ottimo. Volo invertito, motore di più. Wow! Ne ho viste di recensioni prima di fare questa, però non immaginavo fosse così divertente questo piccoletto. È fantastico, bellissimo. Decolla automatico, 1, 2, 3. Con l'Insta360 sul gobbo ce la fa tranquillamente, modalità manuale. Il tempo sta diventando brutto. Volo rovesciato. Proviamo a farlo volare come aliante. Il motore è spento, però come potete notare c'è un po' di vento che riesce a farlo girare. Questa non è una bellissima cosa, perché in realtà un aliante dovrebbe chiudere il motore, non dovrebbe continuare a girare così. Questo non va bene. Nonostante questo comunque non si spegne. Questo probabilmente perché non è attivo il freno motore. Vedete che se spengo non si spegne. Adesso io ho il motore spento ma non si spegne. Come avete visto, questo aereo aliante è fantastico, può anche volare a rovescio e riesce a mantenersi così completamente quanto volete, però dovete utilizzare una lipo perché bisogna aumentare il livello del gas tanto, e per una ioni di litio non ce la fa praticamente con l'assorbimento di tutta questa energia. E non posso smettere di dire quanto è fantastico sia come aliante ma anche come aereo per iniziare a imparare le acrobazie in sicurezza, perché abbiamo il ritorno a casa, la stabilizzazione eccetera eccetera, e costa solamente circa 100 euro a seconda della versione che prendete, che vi lascio il link e coupon sconto come al solito nella descrizione del video. Un consiglio vivamente, se volete usarlo come aliante specialmente, sarà molto più efficiente, funzionerà meglio se inserite il freno motore riprogrammando l'ESC, altrimenti come potete notare nell'immagine, anche se tolgo il gas il motore continua comunque a girare, e se continua a girare a causa dell'aria forma un disco che rallenta l'aereo e crea delle turbolenze. Insomma, non va bene per niente come aliante. Hanno fatto questa elica che deve essere chiudibile appunto perché deve chiudersi, ma se non c'è il freno motore non c'è questo input per farla chiudere. Dunque, come al solito vi lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video. Troverete anche su In Volo con Issam altri consigli utili, e devo dire che consiglio vivamente anche questa radio, della quale farò la recensione adesso tra 2 o 3 giorni appena finisco tutta la mia esperienza con questa radio. Ma già vi dico che è una radio che costa circa 50 euro, sempre col coupon sconto nella descrizione del video, ma non ha compromessi. C'è qualche cosina, però devo dire che se la prendete questa radio fa tutto. L'unico compromesso praticamente è ci dovete mettere un po' di più a programmarla, e lo schermo è un po' piccolino, ma per tutto il resto è davvero fantastica.